Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proviamo insieme i colori Prism Effect di Scale 75. Sono colori cangianti metallizzati a base acqua che Scale 75 mi ha inviato tempo fa da provare. Nello specifico vedremo la resa di quelli contenuti nella scatola dei colori freddi composta da 8 tonalità. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. I flaconcini sono nella misura standard da 17 ml e sono già previsti di una pallina metallica all'interno per mischiarli meglio. Il foglio di istruzioni ci spiega che sono utilizzabili sia a pennello che ad aerografo, in quest'ultimo caso con una lieve diluizione. Inoltre è importante notare come si ottengono colori molto diversi usando primer bianco o nero. La resa e queste tonalità sono proprio ciò che proveremo oggi. Per questo ho stampato dei soggetti uguali in resina, colorandone metà con primer bianco e metà con primer nero, così che renda molto evidente la differenza e la resa. Partiamo quindi con Dead Star. Dopo averlo agitato bene, lo inseriamo nell'aerografo insieme al 20% di thinner come consigliato e mischiando bene con un pennello pulito. Mischiandolo si nota come thinner e colore tendono a rimanere separati, quindi è importante mischiarli bene fino ad ottenere un prodotto omogeneo. Ho scelto di applicarli ad aerografo per avere una stesura più uniforme, ma a fine video vedremo anche la stesura a pennello. Iniziamo quindi a spruzzarlo sul soggetto. Fin da subito risulta chiaro come su primer nero si riescano ad apprezzare immediatamente le sfaccettature dei pigmenti colorati all'interno. Inoltre si nota che il prodotto è ancora bagnato perché rimane come una sorta di patina bianca. Nelle istruzioni invitano a fare più passate per ottenere la coprenza massima, per questo lasciamo asciugare un attimo e facciamo una seconda passata. Questo è quindi il risultato finale una volta asciugato completamente. Sicuramente si potrebbero fare anche altre passate, ma già così a mio parere il nero si copre completamente e il risultato è molto brillante, seppur più appariscente con primer scuro. Passiamo quindi a Pink Nacre, ovvero madreperla, e vediamo se effettivamente crea un effetto simile. Tra un colore e l'altro devo dire che la pulizia è veloce, solo con qualche goccia di cleaner, pulendo anche le pareti con un pennello pulito e siamo pronti a ripartire. È importante però non lasciarli mai seccare nel serbatoio, neanche per pochi minuti. Sapete che ho sempre avuto un po' di ansia a usare i metallizzati nell'aerografo, per paura di non riuscire più a liberarmi delle pagliuzze colorate, ma qui non ho avuto problemi pulendolo rapidamente. Su carta l'effetto è effettivamente perlato e lo è anche sul soggetto, anche se con un tono molto delicato nella parte bianca. Seconda passata di rito fatta lasciando asciugare appena la base ed ecco il risultato una volta asciutto. Personalmente trovo in questo caso molto bello il lato bianco che ricorda davvero la madreperla. Passiamo al terzo, ovvero Blue Sand, che da fuori appare come un lilla. Qui vediamo come su nero non dia nessun problema a colorare, creando questi riflessi blu, mentre sul bianco sembra che rimanga solo una sorta di patina beige. Completando l'applicazione del primo strato, risulta chiaro come nel nero abbia lasciato un colore, oltre il solito strato di prodotto bagnato che si asciugherà, ma che dal lato bianco sia rimasto solo un enorme alone non molto piacevole. Su carta si nota di più il fatto che oltre al centro colorato, ovvero dove si accumula più colore, i contorni siano effettivamente beige. Ho deciso quindi di lasciare asciugare e fare una seconda passata, questa volta con il colore quasi privo di diluizione. Effettivamente si ottiene un risultato più bello e colorato che copre quello sgradevole colore di fondo. Quindi da qui in avanti ho deciso di usarli con veramente poco thinner, quasi puri, così da risultare sì più densi da stendere ma anche più corposi e coprenti. Una volta asciutto il risultato è molto diverso da quello iniziale, dove le passate hanno creato un colore in linea generale più scuro, ma molto particolare. Green Pearl, al contrario, su carta sembra essere un colore dalle note più fredde e lo notiamo subito nella zona scura, che inevitabilmente rende subito visibili i pigmenti inseriti. Una volta asciugato completamente, notiamo come il lato nero sia molto incentrato sul verde, più simile ad un metallizzato monocromatico,
mentre il lato chiaro lasci spazio a più sfaccettature di colori diversi e incarni di più l'idea di colore cangiante e iridescente. Emerald Dimension si presenta anch'esso come un colore incentrato sul verde, ma che mi ha sorpreso. Fin da subito risulta chiaro come su nero si notino di più i pigmenti blu, mentre nel lato chiaro si noti il verde. Al contrario di quanto abbiamo visto nel video dei metallizzati classici, dove il fondo usato faceva poca differenza, qui dà vita a colori completamente diversi e quindi a una maggiore versatilità. Finché è bagnato, la patina bianca opacizza tutto, ma una volta asciutto completamente si nota come una grande differenza di risultato sui due colori. Boreal Beetle nel serbatoio dell'aerografo e su carta appare come un colore quasi monocromatico. Sul bianco del modello si nota la parte azzurra, mentre su nero dà quasi vita a un color smeraldo, molto bello e sfaccettato, al contrario di quello madreperla. Alla seconda passata l'azzurro è molto evidente e una volta asciutto vediamo come in entrambi i casi ci sia un colore predominante. Passiamo ad un colore che da fuori non lascia presagire il tipo di effetto ottenuto e che invece una volta applicato sul modello sprigiona un pigmento dal colore caldo e dorato. Pigmento che nella parte bianca rimane come un gradevole e lieve riflesso secondario e che diventa invece protagonista se applicato su nero. Passiamo all'ultimo colore prima di mostrarvi un paio di altre prove, ovvero Green Sun. Questo colore molto focalizzato sul giallo-verde è puro contrasto tra il bianco e il nero. Su bianco risulta molto giallo fin da subito, quasi privo di riflessi colorati, mentre sul nero vira al verde. Questo modello, con il primer applicato male dietro, permette anche di far notare come non siano colori molto coprenti, neanche con più passate, e come sia quindi indispensabile stenderli su una superficie monocromatica e ben realizzata per ottenere il miglior risultato. Onestamente non mi aspettavo una differenza così abissale tra i due lati, ma si rimarca ancora quanto sia utile con questi colori crearsi un piccolo campionario di riferimento. Ma adesso vediamo un paio di prove extra che ho fatto con questi colori. Dato che ne avevo stampato uno in più danneggiato, ho pensato di utilizzare un primer colorato per vedere come cambiava il colore finale. Io ho utilizzato il Blue Petrol di Molotov. Come colore da provare ho scelto Boreal Beetle, quello che se vi ricordate aveva un forte accento azzurro. Applicandolo si nota subito quanto sia bella la resa anche su questo colore. Il blu alla base dà profondità all'azzurro in superficie, rendendo meno forte il contrasto con il nero, ma senza fargli perdere i riflessi colorati. Una volta asciutto trovo che il colore ottenuto sia davvero bellissimo, lievemente più blu rispetto alla versione a fondo nero. Infatti, vedendolo a confronto, notiamo come qualcosa nelle ombre sia diverso, più armonioso. È stato un piccolo esperimento, ma che a mio parere dà spazio per sperimentare con molti altri colori di fondo, primer o colori veri e propri, per capire quante combinazioni di risultati si possano ottenere da 8 semplici tonalità. Ma adesso passiamo alla prova della stesura a pennello. Ho provato su questa pallina appartenente a uno dei pezzi precedenti. Applicando il colore puro con un pennello morbido si nota fin da subito come rimangano dei lievi segni delle pennellate, più evidenti nel lato scuro. Qui il colore era già presente in un primo strato sotto, ma nonostante questo l'applicazione a pennello mostra ancora di più la poca coprenza, quindi personalmente consiglio quella ad aerografo. Non avrei mai pensato di dirlo per dei metallizzati, visto il discorso di prima, ma qui secondo me è la cosa migliore, se non per piccole parti che dobbiamo per forza fare a pennello per non sporcare il resto. Chiudiamo quindi il video di oggi con le mie considerazioni. Partiamo con il dire che gli esempi cromatici riportati nel foglio illustrativo sono molto verosimili e, ad eccezione di un paio di risultati, danno effettivamente l'idea del risultato ottenuto. Come detto, consiglio l'applicazione ad aerografo dove è possibile, per una stesura più semplice e uniforme, almeno dove possiamo e abbiamo a disposizione grandi aree. Come ogni metallizzato colorato, sono molto situazionali come prodotti da utilizzare
e seppur non siano colori che ci ritroveremo a usare molto spesso, li trovo molto belli da avere in collezione. Fanno quanto promesso molto bene, permettono una grande varietà di risultati e questo li rende versatili. Quindi personalmente mi sento di promuoverli. Essendo a base acqua sono semplici da usare, anche se come tutti i metallizzati non andrebbero mai diluiti per non perderne la concentrazione, se non appunto lievemente per rendere più facile la stesura ad aerografo, ma questo li rende molto semplici anche da pulire. Fatemi sapere se vi potrebbe interessare di vedere anche una parte 2 di questo video dedicata alla scatola dei colori caldi, così da avere un campionario di prove sull'intera gamma. Detto questo, io spero che anche questo video vi sia stato utile, vi ringrazio di averlo visto fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!